Leggendari Monty Python. Pensa che sono stati dei comici così influenti che ogni giorno usiamo dei loro termini. Sì, inventati da loro. Ma chi sono? Beh, se lo vuoi scoprire, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, la storia, le tecniche e i suoi quesiti. In questo canale cerchiamo di diffondere quello che sappiamo di questo mondo, ma spesso ci rendiamo conto che tutto quello che studiamo e sperimentiamo ci serve moltissimo anche per la vita di tutti i giorni. Se ti interessa l'argomento e vuoi studiare anche tu con noi, vai sul nostro sito e segui i nostri webinar. Trovi il link. Ma chi sono i Monty Python? Sono stati una compagnia di comici creatori e ideatori dei Monty Python Flying Circus, una serie televisiva prodotta dalla BBC di genere comico che con le sue 45 puntate portò il gruppo al grande successo. Era il periodo tra gli anni 70 e 80, un tripudio di creatività. Ben presto il fenomeno Monty Python, da cui il gruppo prese definitivamente il nome, si diffuse dall'Inghilterra in tutto il mondo, generando una serie di produzioni della televisione al teatro, dai film fino all'incisione di dischi. Il gruppo era formato da Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Pollan, tutti giovani scrittori che all'epoca ideavano pezzi comici per la televisione e per la radio. Ciascuno di loro meriterebbe almeno un accenno di biografia, se non addirittura un video. Tante le loro vite e le loro carriere sono interessanti e piene zeppe di avventure artistiche. Ma oggi vogliamo parlarvi del fenomeno dei Monty Python, del gruppo, di come diventarono famosi e del grande impatto che hanno generato nell'ambito dello spettacolo comico. Bene, cominciamo! Dove arriva il nome? Ci sono diverse versioni. Il gruppo affermò che scelse questo nome tra tanti perché gli sembrava semplicemente simpatico. In seguito pare che abbiano detto che si siano ispirati a Lord Montgomery, un leggendario generale della seconda guerra mondiale. E siccome serviva un cognome che suonasse bene, scelsero Python. Fatto sta che in effetti i due nomi suonano perfettamente bene insieme. Ma cosa hanno fatto così di eccezionale da essere ricordati e studiati ancora oggi? Hanno contribuito a cambiare il genere comico. Ma come? I Monty Python hanno cambiato il modo di intrattenere il pubblico televisivo e hanno così definito un genere nuovo che poi si è diffuso in tutto il mondo. Pare che all'epoca abbiano provocato un vero terremoto, definendo una nuova linea stilistica, dando vita a quel genere di comicità dell'assurdo, dell'imprevisto che in TV non si era mai visto. Sono stati paragonati ai Beatles dopo aver sovvertito le regole, come i Beatles nella musica, così i Monty Python nella comicità. Sembrerebbe che sia stato lo stesso George Harrison ad affermarlo, dopo essere divenuto amico di alcuni membri della compagnia. Quando gli fu commissionato dalla BBC un programma comico nel 1969, all'epoca i Monty Python si resero conto che, sebbene le scene comiche fossero belle e gli attori bravi, ciò che mancava era spesso la battuta finale o era troppo scontata. Mancava qualcosa che davvero lasciasse sorpresi gli spettatori. Quindi iniziarono a scrivere nuovi episodi, concentrandosi sulla battuta finale, che a volte era irriverente e a volte assurda, ma soprattutto mai scontata. Il loro stile era inconfondibile, anche il loro metodo di lavoro era piuttosto complesso se pensiamo che bisogna mettere d'accordo più teste, ma pare che almeno all'inizio le cose andassero piuttosto bene. Alcuni lavoravano in coppia, altri da soli e c'era chi si occupava dello stile, chi di trovare un filo conduttore tra gli sketch. Insomma, la loro giornata tipo da scrittori e ideatori degli sketch iniziava alle 9 di mattina e fino alle 17 ciascuno scriveva il proprio pezzo e dopo alcuni giorni si riunivano
riunivano per confrontarsi. Ciascuno leggeva la propria storia e se faceva ridere gli altri si inseriva nell'episodio. Era una sorta di riunione, ciascuno poteva dire la sua e ascoltare l'opinione degli altri. Immaginiamo che non mancassero le discussioni accese, sicuramente. Da quello che abbiamo letto sembra che una volta arrivati al successo le discussioni non siano mai mancate, anzi pare che furono il motivo scatenante della loro separazione. Comunque torniamo al loro stile comico, che è la cosa che ci interessa di più capire. Tecnicamente gli sketch erano tutti scollegati tra di loro, quindi toccava a Gilliam, il più dotato tra tutti, a trovare il modo di unire i pezzi comici. All'epoca scioccò con le sue trovate surreali. Infatti il suo stile andava contro ogni regola di montaggio classico. Usarono per primi l'inizio a freddo, senza titolo di apertura. Tagliavano il finale, uscivano dall'inquadratura bucando la quarta parete, proprio come fa spesso il clown in teatro. Ma hanno fatto anche di più. Come on, attack me! Come on, come on, come on! Facevano entrare i personaggi che bloccavano l'azione e che con la scena c'entravano poco o niente. Oppure facevano cadere sulla testa del personaggio che stava esagerando un peso di parecchie tonnellate nello stile cartoon. Erano proprio matti, ma li capiamo perfettamente. Li hanno definiti anarchici e surreali, ma se in parte questo è vero, non possiamo ignorare il loro impegno e il loro stile intelligente, il cui scopo era mettere in discussione le istituzioni, spingendo il pubblico a non prendere tutto troppo sul serio. L'elemento che più li rappresenta e che ancora oggi è considerato il più innovativo è quello delle immagini collage in stop motion ideato da Gilliam, che è diventato il marchio di fabbrica dei Monty Python. Ah, il resto è imitazione. Penso che le didascalie delle Iene sia per loro un tributo, ci spero. Torniamo alla vita del gruppo. Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, qualcosa nel gruppo iniziò a traballare. In effetti fu John Cleese che per primo abbandonò il progetto, preferendo la carriera da solista, anche se a piccoli intervalli continuò a collaborare. Dopo la quarta stagione, Monty Python Flying Circus si concluse per la mancanza di idee e di stimoli, anche a causa dei sempre più accesi scontri di vedute. Dietro il successo si nascondeva una lotta interna che li ha portati alla scissione. Che peccato, che spreco! C'era una vita di conflitti dietro questo gruppo di folli ma brillanti comici. Michael Pollan nel 2006 pubblicò il suo diario dove spiega il dietro le quinte di questo gruppo e fa una descrizione abbastanza precisa di ciascun componente. Per esempio, scrisse che c'era chi si riteneva il più importante tra tutti, come John Cleese, noto per il suo perfezionismo esagerato. Naturalmente questa convinzione era anche motivo, grande discussione tra tutti i componenti. Poi descrive Graham Chapman come un alcolizzato la cui dipendenza dall'alcol ha spesso messo a repentaglio non solo le loro performance ma anche la sua stessa vita. Eric Idle invece era ossessionato dai soldi e arrivò a non sopportare più nessuno degli altri elementi della compagnia. Terry Jones non si è mai sentito ad aver apprezzato abbastanza e le sue discussioni più accese erano con John Cleese. Dopo la rottura ritornarono a collaborare solo per la scrittura e la realizzazione di ben 4 film che insieme alle puntate di Monty Python Flying Circus compongono tutta la grande eredità artistica di questo indimenticabile gruppo di menti comiche. Dopo decenni di esperienze come solisti, nel 2014 i Monty Python si sono riuniti e hanno deliziato i loro fan mettendo in scena il loro ultimo grande spettacolo, Monty Python Live. Alla rimpatriata, se così possiamo chiamare l'evento a cui assistettero più di 16.000 persone, mancava Chapman, morto per una grave malattia nel 1989. Alla fine dello spettacolo la folla cantava insieme ai 5 la canzone Always Look on the Bright Side of Life, il modo per dirsi addio in perfetto stile Monty Python. I Monty Python resteranno nelle annali della storia della comicità, non solo per cosa hanno inventato, ma anche per quello che sono stati nella loro vita privata. Dei folli in libertà sempre e comunque. Spero che questo ti convinca a guardare i loro film.
Su Netflix trovi sicuramente qualcosa, ma anche su YouTube c'è molto materiale. Do you have any cheese at all? No. Sei ancora qui? Allora prima iscriviti al canale e metti un like e dopo corri e vai a vederli.